Ti racconto il mio viaggio a Malta. Ho iniziato il viaggio dalla capitale La Valletta, facilmente raggiungibile dall'aeroporto in autobus. È stata fondata nel 1500 dai Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni e ricostruita più volte grazie al contributo economico dei regnanti europei. La Valletta è una città fortificata, con strade in pendenza e ampi scaloni per accogliere i cavalieri con le loro ingombranti armature. Oltre alla profonda fede cattolica del popolo maltese, due elementi che non puoi non notare sono la onnipresente pietra calcarea e i bellissimi balconi colorati, i gallaria, elemento architettonico derivante dal mondo arabo. Ho iniziato la visita della città dalla concattedrale di San Giovanni. Dalla facciata molto semplice, al suo interno racchiude così tanta bellezza che non sapevo dove guardare. Dai pavimenti in marmo intarsiato alle pareti dorate fino al soffitto dipinto. A testimonianza del contributo economico fornito dai regnanti europei alla costruzione della città, sono state dedicate 8 cappelle, alle altrettante lingue parlate dai membri dell'Ordine dei Cavalieri. All'interno di questa concattedrale sono anche conservati alcuni dipinti del Caravaggio. La visita richiede almeno un paio di ore ed è meglio programmarla alla mattina in modo da evitare la folla di turisti. Davanti all'uscita della concattedrale si trova il capolinea del trenino turistico. Non potevo non prenderlo. Il giro dura circa 30 minuti e attraversa il centro e il perimetro delle mura fortificate. Dopo il giro in trenino mi sono diretta al Forte Sant'Elmo. Eretto a metà del 1500 dai Cavalieri Ospitalieri per proteggere i porti della Valletta, è storicamente ricordato per i 30 giorni di assedio e bombardamenti da parte dell'Impero Ottomano. Oggigiorno il forte ospita il Museo Nazionale della Guerra, con reperti che vanno dalla preistoria fino alla Seconda Guerra Mondiale. Nel pomeriggio, quando il sole è alto e il caldo si fa sentire, è il momento ideale per visitare i giardini superiori di Barracca, affacciati sul Porto Grande. Ogni giorno a mezzogiorno è possibile assistere alla Saluting Battery, ovvero lo spettacolo con cannonate a salve dagli antichi cannoni utilizzati un tempo per accogliere le navi straniere. Oltre ad essere un luogo incantevole da visitare, con archi in pietra e aiuole, da questi giardini ho goduto di una bellissima visuale sulle 3 città. I giardini inferiori di Barracca sono invece un piccolo giardino affacciato sul fotogenico memoriale di guerra chiamato De Belle e si trovano in prossimità del Forte Sant'Elmo. Il secondo giorno l'ho dedicato alla visita delle cosiddette 3 città, ovvero Cospicua, Vittoriosa e Senglea, ma puoi ancora trovarle indicate con il loro nome storico. Il miglior modo per raggiungerle è via mare. Ci si deve recare ai giardini superiori di Barracca e scendere con l'ascensore panoramico. Si prosegue poi verso sinistra seguendo i cartelli per il ferry. Il costo della traversata è di 2,80 € per un viaggio d'andata e ritorno e include la risalita in ascensore. Il ferry arriva a Cospicua, la più interna delle 3. Questa città non ha molto da offrire a livello turistico, ma una passeggiata sul lungomare è sicuramente piacevole. Attraversando il ponte pedonale si raggiunge la chiesa dell'Immacolata Concezione, risalente al XVI secolo. La città di Senglea un tempo era un'isola e venne unita alla terraferma a opera di Cavalieri di Malta. Sull'apice della città si trova un piccolo giardino dal quale poter ammirare una vista suggestiva di La Valletta e sulle enormi navi da crociera. Sul lungomare sono state installate diverse panchine colorate che riportano proverbi dei pescatori. Vittoriosa è quella delle 3 città che merita più tempo per la visita. All'estremità della penisola sulla quale sorge, affacciato sul Porto Grande, si trova il Forte Sant'Angelo, definito come icona nazionale. Questa fortezza, risalente al tardo Medioevo, è stata il quartier generale dei Cavalieri di Malta durante il Grande Assedio. All'interno del forte ho visitato il museo dedicato alla storia di Malta e dalle sue mura di cinta ho ammirato la vista sul Porto Grande e la Valletta. Ma il punto più bello di questo forte è sicuramente il piano superiore, dove sono situati la chiesetta di Sant'Anna e il palazzo magistrale. Solitamente solo un turista su 10 visita le 3 città in un viaggio a Malta, quindi averlo trovato quasi deserto non mi ha sorpresa. Ma penso valga davvero la pena ritagliare del tempo per includere almeno la visita di questo posto. Nell'area ristoro ho avuto modo di chiacchierare con un custode che mi ha offerto una Kinny, indicandomela come la bevanda nazionale per eccellenza.
Dopo la visita al forte ho fatto una passeggiata tra i vicoli con le case tradizionali in pietra calcarea. Essendo la città più turistica dell'isola, la Valletta è molto cara. Per risparmiare su cibo e alloggio puoi optare per città limitrofe come Slima e San Julian. L'isola di Malta è servita molto bene dagli autobus, che sono frequenti e puntuali. A causa del traffico e della difficoltà a trovare parcheggio, noleggiare un'auto per gli spostamenti in alta stagione non penso sia una buona opzione da considerare. La terza tappa dell'itinerario sono state Mdina e Rabat. Il nome Mdina deriva dall'arabo e significa città ed è circondata da una massiccia fortificazione perfettamente conservata. Dopo essere stata capitale per tutto il Medioevo, ha conosciuto nei secoli un lento spopolamento, fino a guadagnarsi oggigiorno il soprannome di città silente. Dopo aver attraversato il ponte e la porta d'ingresso alla città, si accede a un centro storico costituito da stretti vicoli di pietra calcarea solcati da carrozze trainati da cavalli. A Mdina ho visitato la cattedrale di San Paolo e il museo adiacente. A pranzo ho assaggiato una ftira, il pane tradizionale maltese a forma di ciambella ripieno di verdure, pomodori secchi e tonno, economica e buonissima. Ho fatto poi un giro sul trenino turistico che mi ha portato ad esplorare le vie di Rabat e dintorni di Mdina. Il pomeriggio l'ho dedicato alla visita di Rabat, di non minor bellezza. Il nome deriva sempre dall'arabo e significa sobborgo, a indicare la sua funzione di periferia abitativa dell'antica capitale Mdina. Un tempo costituivano infatti un unico abitato, poi separato in due unità distinte per massimizzare le capacità difensive del nucleo fortificato. Sono poi scesa sottoterra per visitare prima le piccole e deserte catacombe di San Cataldo e poi le molto più estese e note catacombe di San Paolo. Il quarto giorno mi sono diretta a Melliha, situata a nord dell'isola. Questa è una città molto turistica, apprezzata per le belle spiagge e il pittoresco villaggio di Braccio di Ferro. Le spiagge più famose dell'area sono Gandira Bay e Paradise Bay. Ho percorso la via principale del centro e ho visitato la chiesa di Melliha. Mi sono poi fermata ad ammirare la vista sulla baia dalla terrazza adiacente. La città di Melliha è una base molto comoda per gli spostamenti nell'area nord di Malta e per raggiungere le isole minori. La mattina seguente mi sono recata alla spiaggia di Gandira per un'escursione all'isola di Comino. Il nome Comino deriva dalla pianta di finocchio selvatico, Chemmuna, in quanto una delle poche piante in grado di crescere sul terreno arido dell'isola. L'isola di Comino è disabitata e le uniche costruzioni presenti sono quasi tutti ruderi. Oltre a trekking naturalistici, questa meta attira ogni giorno un incredibile numero di turisti per la bellezza delle scogliere e il mare della Blue Lagoon, così limpido e cristallino da sembrare una piscina. Nella lingua di mare che separa Comino dalla piccola Cominotto ci sono forti correnti sottomarine. Nonostante possano correre bagnini a bordo di moto d'acqua, è bene fare attenzione. Nei mesi estivi questa piccola spiaggia diventa piuttosto affollata e animata, quindi dedicare un'intera giornata alla spiaggia può essere molto poco rilassante. Meglio abbinare un tuffo in mare a un trekking naturalistico oppure partecipare a un'escursione organizzata che permette di stare lontano dalla folla. Il giorno dopo ho raggiunto il porto di Circhewa, dove ho preso il traghetto verso l'isola di Gozo. La traversata dura circa mezz'ora e costa meno di 5 euro, da pagare al ritorno. Sull'isola di Gozo ho pernottato nella città di Mjar, posto lontanissimo dalla movida, ma molto comodo per gli spostamenti, essendo il porto di arrivo dei traghetti turistici. Il mezzo migliore per visitare l'isola di Gozo è il City Sightseeing dell'isola, che ti permette di visitare le località più importanti e conoscerne le curiosità grazie alla guida in 16 lingue. Avendo a disposizione 3 giorni per la visita di Gozo, ho dedicato 2 giornate all'entroterra. La prima località visitata è stata Sheukia, il villaggio più antico di Gozo.
con la sua chiesa di San Giovanni Battista, una rotonda con la terza cupola più grande al mondo. La seconda fermata è stata Victoria, la capitale dell'isola di Gozo. Al mio arrivo ho trovato strade addobbate a festa, fuochi d'artificio e campane impazzite. Al popolo maltese non importa che sia giorno o notte, i fuochi d'artificio si tirano a qualsiasi ora, è come se non ci fosse un domani. Un luogo da visitare assolutamente a Victoria è la Cittadella, un castello fortificato posto su un'altura dalla quale è possibile osservare tutta l'isola. A causa dei continui attacchi da parte dei pirati, nel Medioevo vigeva una legge che imponeva agli abitanti di rifugiarsi all'interno delle sue mura durante la notte. Di questo ne troviamo traccia nelle rovine delle antiche abitazioni visibili nella parte più alta. La chiesa di Tapinu sorge in mezzo al nulla ed è un santuario importante meta di pellegrinaggio. In questa fermata l'autobus concede il tempo per qualche foto prima di ripartire, perché oltre alla chiesa non c'è altro da vedere. La località di Shlendi era un piccolo villaggio di pescatori che con l'avvento del turismo si è trasformato in una conosciuta località balneare. Un tempo veniva definita come la Baia delle Donne, in quanto riservata solo alle signore. Le attività principali che puoi svolgere in questa località sono partecipare a escursioni in barca nella baia e fermarsi in uno dei ristoranti di pesce vicino alla spiaggia. L'ultima tappa della giornata è stata Marsalforn, la principale destinazione balneare dell'isola, con tanti ristoranti e un'atmosfera tranquilla. Il giorno seguente mi sono diretta a Dueira, una località da non perdere per l'incantevole paesaggio costiero e il suo inland sea, ovvero il mare interno. Il crollo di 2 grotte calcaree sottomarine ha generato 2 depressioni circolari, una delle quali in collegamento col mare attraverso uno stretto passaggio che penetra l'alta parete di roccia. Oltre a questa piccola ma molto affascinante baia interna, Dueira mi ha incantata con le sue imponenti scogliere, rese ancora più suggestive dall'infrangersi delle impetuose onde del mare mosso. L'isola di Gozo conserva anche la più antica testimonianza della presenza umana sulla Terra, nel complesso di Gigantia, risalente al 3600 a.C. Il suo nome deriva dalla credenza maltese che fosse stato costruito da giganti per le enormi dimensioni dei blocchi di pietra utilizzati. Nonostante non vi siano certezze, si ipotizza siano antichi templi per la loro posizione strategica che permetteva l'illuminazione degli interni durante il solstizio. Nel biglietto d'ingresso è compresa la visita al mulino a vento Takola, situato a breve distanza a piedi dai templi neolitici, un piccolo mulino perfettamente conservato con interni originali. Il terzo giorno sull'isola di Gozo l'ho trascorso in barca, partecipando a un'escursione che combinava una sosta alla laguna blu di Comino con la circumnavigazione dell'isola di Gozo. La maggior parte dei turisti visita l'isola di Gozo in giornata. Da questo ne deriva che le escursioni in barca ad Amjar sono meno affollate e utilizzano imbarcazioni più piccole, solitamente vecchi pescherecci ristrutturati, rendendo il tutto un'esperienza sicuramente molto rustica. Queste escursioni non attraccano al molo di Comino, quindi non sono adatte per chi vorrebbe scendere in spiaggia o passeggiare sull'isola. Lungo il tragitto compie però diverse soste per un tuffo nelle baie più belle.
La circumnavigazione dell'isola di Gozo inizia con la vista sulle cave di pietra bianca maltese, utilizzata per la costruzione dell'opera di Renzo Piano a La Valletta. Dopo una breve sosta alla famosa spiaggia di sabbia rossa di Ramla, la più estesa spiaggia di tutta Malta, la barchetta è ripartita verso il porto di Mjar per il rientro. L'ultimo giorno del mio viaggio a Malta l'ho trascorso a La Valletta, all'ombra dei giardini di Barracca e col naso all'insù, per rivedere un'ultima volta i miei adorati Gallaria. Erano anni che desideravo visitare queste isole e ne sono rimasta davvero affascinata. Questo è stato il mio viaggio a Malta di 9 giorni in solitaria. Per rendere completo il viaggio includi anche una visita all'ipogeo di Halsaflieni e alla città di pescatori di Marsash Loch, nel sud dell'isola. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale. Buon viaggio!